Buongiorno o buonasera a tutti ragazzi, come va? Anche quest'anno, come di consueto, voglio presentarvi la mia lista dei migliori corpi macchina che potreste voler acquistare nel corso dell'anno. Possiamo partire, ma prima di tutto, vai con la sigla. Il primo di questi corpi macchina sarà al solito il più economico, poi andando avanti piano piano i prezzi saliranno sempre di più. Anche quest'anno i prezzi sono altini e a questo punto purtroppo quasi non ci credo più che possano davvero calare, anche se qualche offertona tenendo in considerazione la qualità estrema dei corpi macchina che vi presenterò oggi c'è. Il primo corpo macchina che voglio presentarvi quest'oggi è la Canon EOS M200, una macchina che costa circa 500 euro con il 1545 incluso o intorno ai 950 con il 1545 e il 55-200 inclusi. Ottimi prezzi per una entry level, specialmente tenendo in considerazione i folli prezzi del mercato della fotografia negli ultimi anni. Questa è una macchina che, tenendo in considerazione il suo prezzo con l'ottica kit, obiettivamente riesce a scattare delle belle fotografie e a girare dei video di buona qualità. È molto compatta, per alcuni forse anche troppo, infatti se avete le mani grandi potrebbe darvi fastidio il fatto che sia tanto compatta, ha uno schermetto reclinabile ed inoltre è molto facile da usare. E questo è un aspetto da tenere assolutamente in considerazione. Come dico sempre, per chi per la prima volta passa da uno smartphone a una mirrorless, il fatto che un corpo macchina sia user friendly è sempre super positivo, specialmente se, come in questo caso, si sta parlando di una entry level. Per quanto riguarda gli aspetti negativi, però, purtroppo non ha nessun tipo di mirino, non ha l'entrata jack per il microfono e non presenta i tradizionali comandi diretti, questa forse è la parte peggiore. Ogni impostazione andrà gestita da touchscreen, quindi anche da questo punto di vista somiglia molto ad uno smartphone e di conseguenza gli utenti con uno smartphone che è già in grado di scattare ottime fotografie potrebbero effettivamente chiedersi: e quindi perché dovrei comprare questa macchina anziché utilizzare il mio telefono per scattare delle foto? Tanto anche qui dovrò tappare sullo schermo per fare ogni cosa, no? Beh, sì ragazzi, ma in linea generale la qualità e le dimensioni del sensore, la funzionalità aggiuntive che questo corpo macchina presenta e soprattutto la possibilità di cambiare ottiche la rendono comunque un enorme passo avanti rispetto alla fotografia da smartphone. Davvero, non c'è paragone. Poi, ne vale la pena? Beh, questo sta a voi. Per quanto concerne le caratteristiche tecniche invece, ecco a schermo tutti i tecnicismi che potrebbero interessarvi. Sentitevi liberi di stoppare il video in questo punto per leggere tutto con calma, perché ripetere tutto ciò allungherebbe soltanto il brodo, come nel caso degli scorsi anni. Infine, per quanto riguarda un corpo macchina alternativo, probabilmente la mia scelta in questo caso ricadrà sulla vecchia Sony Alpha 6000, che ormai, nonostante abbia i suoi anni e nonostante abbia dei menu molto incasinati, riesce ancora a difendersi molto bene nel panorama della fotografia odierna. Il secondo corpo macchina super consigliato di quest'oggi è la bellissima Olympus M10 Mark III, che attualmente sta intorno agli 800 euro con il 14-42 mm o 650 per il corpo macchina senza lente. Qui il prezzo sale di molto se teniamo in considerazione la versione con l'ottica kit, ma sale di molto anche la qualità. Siamo davvero su tutt'altro livello. Innanzitutto, parlando di caratteristiche interessanti, su questo corpo macchina abbiamo la stabilizzazione a 5 assi direttamente sul sensore, quindi sia scattare fotografie che girare video a mano libera sarà di gran lunga più semplice e fattibile. Dopodiché si possono girare ottimi video in 4K 30p o in 1080-120p. Presenta un ottimo autofocus a rilevazione di contrasto con 121 punti ed è davvero bella esteticamente. Questo è comunque un vantaggio. Per quanto riguarda i contro invece, purtroppo il display è orientabile soltanto verticalmente e in questa fascia di prezzo potrebbe risultare essere fastidioso per alcuni. Manca l'ingresso per il microfono esterno e questo sì che è fastidioso per tutti però, e in fondo questi due sono gli unici contro importanti da segnalare. Per il resto, come potete vedere anche dalle caratteristiche tecniche aggiuntive che stanno passando in questo momento a schermo, si tratta davvero di un ottimo corpo macchina, assolutamente consigliato. Credo personalmente che attualmente non ci sia di meglio nella stessa fascia di prezzo, ma per chi vuole un'alternativa, beh, credo che la migliore alternativa a questo corpo macchina sia, più o meno in questa fascia di prezzo, la EM5 Mark II, sempre di casa Olympus. Il terzo posto viene occupato in maniera molto prepotente da casa Fuji con Fujifilm X-T30 Mark II.
corpo macchina che costa all'incirca 850 euro se si acquista soltanto il corpo macchina o circa 1300 euro in combo con il 1855 kit. Parliamo subito dei suoi pregi. Può sembrare stupido parlare subito di questo, ma si tratta di uno dei corpi macchina più comodi ed ergonomici in tutta questa lista, nonostante si tratti di una macchina molto compatta. Ottima per la street photography o per la fotografia di viaggio. Ha un ottimo sensore che riesce a catturare delle meravigliose foto e presenta anche un buon comparto video grazie al fatto che può girare video in 4K senza crop e ha la sua bellissima modalità cinema veramente molto carina da esplorare e da utilizzare. Se siete già possessori di X-T30 però, di cui avevamo già parlato, non conviene investire per questo nuovo modello. Invece, se siete in cerca di una nuova macchina, questa potrà offrirvi sicuramente veramente tanto. Per quanto riguarda i contro, però, nonostante il suo prezzo abbastanza alto, questa X-T30 non presenta uno stabilizzatore integrato, ed è un peccato. Inoltre, per via del fatto che è molto compatta, alcuni dei tasti risultano essere scomodi da raggiungere per chi ha le mani abbastanza grandi. Il problema delle mirrorless sembra essere sempre questo, ma se riuscite a passare oltre su queste due caratteristiche, si tratta di una macchina che assolutamente, sicuramente non vi deluderà. Vi mostro come di consueto tutte le varie caratteristiche tecniche per i più smanettoni e rispondo alla vostra domanda. E per chi vuole un'alternativa? Bene, in questo caso probabilmente la vecchia ma ancora valida Canon EOS M50, solo che questa è ormai fuori produzione, quindi dovrete cercare nell'usato con tutto ciò che ne consegue. Prima che vi lamentiate che non c'è Nikon nelle mie classifiche, sì, quest'anno Nikon c'è, perché ultimamente si sta comportando bene, semplicemente. Quindi, al quarto posto, ecco a voi Nikon Z50, corpo macchina da circa 970 euro o 1300 con il 1650 kit, quasi nella stessa fascia di prezzo di X-T30, ma di gran lunga migliore per chi non ha bisogno della compattezza della macchina precedente. Se non vi serve una macchina leggera, compatta, per street photography perfetta come quella di prima e avete 1300 euro di budget, puntate su questa Nikon a mani bassissime. Parliamone. Nikon Z50 è una mirrorless di fascia medio-alta con una grande qualità di immagine e soprattutto, cosa assolutamente non scontata per una mirrorless, una buona autonomia della batteria. Anche il corpo di questa Nikon è in realtà molto leggero e compatto, non ovviamente ai livelli della Fuji di prima, ma comunque in maniera molto soddisfacente. Ha un gran controllo del rolling shutter e per questa fascia di prezzo è una cosa ottima, e proprio dal lato video supera le aspettative che tutti noi fotografi abbiamo ormai nei confronti di Nikon, da sempre ottima azienda produttrice di corpi macchina per la fotografia, ma da sempre un po' carente lato video rispetto ai competitor. Certo, non ha un log di gamma, ma per tutto il resto non delude. Lato fotografia invece ovviamente è una macchina pressoché perfetta per la sua fascia di prezzo. Il suo autofocus può arrivare fino a 209 punti in base alla configurazione che andrete a scegliere e insomma è un corpo macchina assolutamente ottimo che non vi deluderà mai, che non deluderà mai i fotografi, ma anche un corpo macchina che se la cava bene in ambito video, nonostante tutto. Malgrado ciò, ovviamente, non si tratta di un corpo macchina perfetto. Anche qui possiamo infatti trovare dei contro. L'autofocus, nonostante i suoi 209 punti, in alcuni test specializzati ha risultato essere non troppo preciso e a volte poco intuitivo. Ma questo in dei test specializzati che cercano di portare la macchina sempre al suo limite. In condizioni di scatto e di girato normali probabilmente non vi darà mai questi problemi. Inoltre, parlando di caratteristiche costruttive, lo slot della scheda SD è vicino alla batteria e io, da possessore di Alpha 6000 e Alpha 6400, questa cosa giuro che non la sopporto. Inoltre manca la porta USB-C, cosa ormai inaccettabile nel 2023, ma se siete disposti a perdonarle queste tre cose, si tratta davvero di un ottimo corpo macchina. Vi mostro come ormai di consueto a schermo le varie caratteristiche tecniche per i più nerd e per chiunque voglia tenere in considerazione un'alternativa. In questo caso vi consiglio di tenere d'occhio anche la Sony Alpha 6400, che è meglio in ambito video, peggio in ambito fotografico, però più o meno siamo lì. Come quinto corpo macchina di oggi abbiamo invece la Canon EOS RP, un sacco di corpi macchina Canon e Nikon questa volta, Sarà perché Nikon e Canon hanno un po' fatto calare i prezzi, perché i prezzi di tutte le altre aziende sono aumentati, o una combo tra le due? Probabilmente una combo tra le due. Comunque sia, l'EOS RP è una macchina molto interessante, ma nonostante ciò da 1 a 10, tenendo in considerazione anche il suo prezzo, che sta intorno ai 1000 euro o 1300 euro con 2405, quindi sempre più o meno nella stessa fascia di prezzo delle due precedenti, le darei un buon 7. Si tratta di una macchina con una buona qualità d'immagine e un'ottima qualità video, sia per quanto concerne la risoluzione che per la pasta delle immagini catturate, e per quanto riguarda l'autofocus. Insomma, da questo punto di vista è l'opposto della Nikon Z50. Lei però
ha una porta di ricarica USB Type-C ed è una cosa buona e giusta che ce l'abbia ed è da sottolineare. Presenta un'ottima connettività wireless e una buona ergonomia nonostante sia una mirrorless e nonostante sia estremamente compatta e leggera. Ha poi 2 porte, una per il microfono ed una per le cuffie, come se fosse già un corpo macchina pro specialmente incentrato sull'ambito video, e quindi tenendo in considerazione anche i corpi macchina di prima, visto che offre molto di più da questo punto di vista, ci regala un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il problema di questa Canon però è che non ha soltanto tanti pregi, ma anche tanti difetti. Parlando dei difetti, innanzitutto presenta una pessima autonomia della batteria. Poi sì, la pasta in ambito video e le funzioni che include ci permettono di girare degli ottimi video, ma ragazzi, soffre di rolling shutter e questo è davvero un gran peccato. Poi, un'altra cosa che manca è la stabilizzazione sul corpo macchina, così come risulta essere lenta la raffica di scatto. La gamma dinamica è buona, ma non è all'altezza del prezzo, e ne consegue quindi una non grande sensibilità ISO, il low light. Insomma, sembra essere un corpo macchina ottimo per la fotografia, pensato per il video, ma con alcune lacune proprio in ambito video veramente inspiegabili. Quindi a mio avviso, se avete 1300 euro da spendere, continuerei personalmente a consigliarvi di andare su Nikon Z50. Ma quindi perché questa RP sta in questa classifica? Perché spesso, davvero tanto spesso, cala molto di prezzo. E in quel caso vale fino a ogni centesimo che costa. Ecco a voi quindi le varie caratteristiche tecniche, e prima di salire un po' con il prezzo e prima di presentarvi la miglior macchina in questa lista per quanto riguarda l'ambito video in maniera specifica, lasciate che vi dia anche l'ultima alternativa. Una buona alternativa a questa Canon, infatti, potrebbe essere proprio la Nikon Z5. La miglior macchina per l'ambito video in maniera specifica, ovviamente in questa fascia di prezzo, ho detto poco fa? Esatto, stiamo parlando infatti di Sony Alpha 6600, con un prezzo che oscilla tra i 1400 euro circa o 1800 euro circa con l'obiettivo 18-135 compreso. Si tratta di un ottimo corpo macchina, sicuramente non il migliore in assoluto tra tutti quelli che vi proporrò oggi per fare un po' di tutto, ma al contempo sicuramente uno dei migliori nella sua fascia di prezzo, specialmente per girare video. Per quanto riguarda i suoi pregi, innanzitutto rispetto alle altre Sony Alpha con la 6600 l'autonomia della batteria è migliorata di molto. Poi abbiamo il comodissimo sistema di messa a fuoco ibrida, l'immancabile stabilizzatore a 5 assi integrato sul sensore, il Real Time Focus ed il Real Time Eye AF. Insomma, come potete vedere, tutte caratteristiche che vi permetteranno di girare al meglio i vostri video, anche in 4K a 30 fps. Sia per quanto riguarda la messa a fuoco automatica, che viene aiutata da un sacco di nuove funzionalità, che per quanto concerne le riprese a mano libera, per via della sua ergonomia e per via dello stabilizzatore. I contro però ci sono, e ovviamente per questo corpo macchina, uno a mio avviso è imperdonabile, ossia il fatto che ci sia un solo slot di schede di memoria, cosa ingiustificabile in questa fascia di prezzo. Poi sì, è perfetta per girare video, ma il display è ribaltabile soltanto in verticale, e questa cosa potrebbe essere in alcuni casi molto scomoda per alcuni, per altri no. Inoltre, come la tradizione in casa Sony, il pulsante di registrazione è messo in una posizione abbastanza scomoda. Davvero, molto. Per quanto riguarda il reparto fotografico invece, se la cava, mettiamola così. Non è probabilmente ai livelli di altri corpi macchina nella stessa fascia di prezzo, visto che è incentrata principalmente nell'ambito video, ma sicuramente vi permetterà comunque in ogni caso di ottenere degli ottimi scatti in praticamente qualunque situazione di luce, anche in low lights, con alcuni limiti, ovvio, ma senza esagerare. Un po' come la vecchia Alpha 6500 che mi sta riprendendo in questo momento. A schermo, per i più interessati, state vedendo tutte le varie caratteristiche tecniche, mentre per chi abbia bisogno di una buona alternativa alla 6600, vi consiglio di dare un'occhiata anche alla Sony Alpha 7 III, che per alcuni potrebbe essere anche migliore sotto molti punti di vista, anche se io personalmente tra le due consiglierei comunque l'Alpha 6600, soprattutto per un discorso di leggerezza e trasportabilità. Settimo corpo macchina, siamo già al settimo ragazzi. Secondo voi poteva mancare la Fujifilm X-T5 dopo aver passato anni a consigliarvi la X-T4? E no che non poteva mancare. Parliamone. X-T5 è letteralmente l'evoluzione a 40 megapixel della X-T4, che fa un bel salto avanti per quanto riguarda la qualità del sensore e la I,
E già questo dovrebbe bastare per convincervi del fatto che probabilmente si tratta, insieme ad Alpha 6600 e alla prossima in questa lista, del miglior corpo macchina tra quelli che andrò a presentarvi oggi. Il suo prezzo si aggira intorno ai 2100 euro, anche se spesso cala intorno ai 2000, o 2500 circa con il 1680 mm f4 incluso, e secondo me li vale assolutamente tutti se avete tanti soldi da spendere per un corpo macchina. Il display è orientabile in 3 direzioni, quindi non è completamente articolabile come quello delle X-T4, ma è comunque comodissimo. I 40 megapixel si sentono tanto, e non sono soltanto uno specchietto per le allodole. Peso e dimensioni sono praticamente identici a quelli della scorsa generazione, quindi sono ottimi, mentre l'EVF è migliorato un sacco, passando da un fattore di ingrandimento di 0,75 a uno di 0,8x. La stabilizzazione in camera per ripreso scatti a mano libera è pressoché perfetta, quindi anche in ambito video riesce a eccellere, e i RAW che riesce a tirar fuori sono davvero ricchi di dettagli e informazioni. Meravigliosi. Insomma, una macchina a tutto fare, letteralmente, che non vi deluderà probabilmente mai in qualunque situazione, con un prezzo ben più alto della precedente, ed è per questo che per video consigliavo l'Alpha 6600, solo per questo, ma al contempo con un prezzo non troppo proibitivo per i professionisti. Probabilmente l'unico vero difetto di questa XT5 è che adesso la XT4 scenderà di prezzo. Non è un vero difetto, ma è da tenere in considerazione, quindi in realtà per molti converrà di più acquistare una XT4 usata piuttosto che la nuova XT5, se questo può essere ovviamente considerato un difetto. Quindi, mentre scorrono le informazioni tecniche su questa meravigliosa macchina della quale io sono profondamente innamorato, sappiate che se volete un'alternativa vi consiglio di tenere d'occhio proprio la XT4, che è comunque un ottimo corpo macchina, che si difende ancora a dir poco bene con unghie e denti, e che ad un buon prezzo potrebbe essere un acquisto del quale non vi pentirete per la prossima decina di anni, così come non vi pentirete per la prossima decina di anni di XT5. Come ottavo corpo macchina, qui siamo quasi alla fine, lasciate che vi presenti l'ammiraglio della fotografia. Se Sony Alpha 6600 era la migliore per il suo prezzo in ambito video, e se XT5 risulta essere la migliore tutto fare, che può andare bene sia per video che per foto, la nostra cara Nikon Z6 Mark II è il corpo macchina che consiglierei ad ogni fotografo che non si occupa di videomaking e che vuole puntare ad ottimizzare tutto sull'arte della fotografia. Andiamo a vederla più nel dettaglio. Il suo prezzo si aggira intorno ai 2200 euro per il solo corpo macchina o 2500 con il 24-70 mm. Innanzitutto si tratta di una macchina con doppio slot di scheda SD. Impara Sony, please. Quindi già da questo potete intuire come si tratti di un qualcosa che punta di più a essere professionale, anche se il doppio slot tratta 2 supporti di memoria differenti e per alcuni questa cosa lascia molto a desiderare. Si tratta di una macchina con un sensore che definire ottimo sarebbe un eufemismo, che ci regala dei RAW ricchissimi di informazione e delle immagini qualitativamente eccelse. La batteria è stata migliorata rispetto a quella della Z6, può essere utilizzata anche durante la ricarica che avviene tramite Type-C e può girare video fino a 12 bit in RAW in esterna, anche se la modalità video non convince appieno, e di questo ne parleremo nei contro. Infine è a dir poco ergonomica. Per quanto riguarda i suoi difetti, come dicevo prima, ad alcuni non convince affatto il doppio slot di memoria con 2 formati differenti e non capisco perché abbiano pensato questa cosa. Inoltre presenta ancora dei crop in modalità video se si girano video in 4K e soprattutto nelle situazioni più dinamiche sempre in ambito video. L'autofocus non è dei migliori, ma come potete vedere tutti i contro sono legati in questo caso ai video. Per la fotografia questa è a mani basse la macchina definitiva, come potrete anche immaginare da voi leggendo le caratteristiche tecniche che saranno apparse in questo momento a schermo. Guardate che meraviglia di macchina. Invece per chi vuole un'alternativa, beh, in quel caso vi consiglierei di dare un'occhiata anche alla bellissima Canon EOS R6. Penultimo corpo macchina di oggi, e qui il prezzo schizza sui 3300 euro circa, tantissimi. Sony Alpha 7R4. Questa macchina non mi va di definirla la migliore qui in mezzo, soltanto perché con 1000 euro in meno potete comprare l'XT5, ma è davvero impressionante. Innanzitutto dobbiamo dire che si tratta di un corpo macchina che in ambito fotografico vi permetterà di effettuare letteralmente crop di ogni tipo, grazie al suo sensore full frame e ai suoi 61 megapixel, che sì, si sentono e come. La qualità di scatto è veramente impressionante, l'ergonomia è migliorata di molto, alcuni questa qui la definiscono la Sony migliori di sempre da questo specifico punto di vista, alcuni la definiscono col grip simile a quello delle reflex, ed io mi trovo assolutamente d'accordo. Infine, caratteristica da non sottovalutare, presenta un'ottima gamma dinamica sia grazie alle dimensioni che alla qualità
del suo sensore. Di contro in questo caso c'è da dire che probabilmente la modalità Pixel Shift è ancora da migliorare, che nonostante sia una Sony e nonostante Sony sia solitamente rinomata per questo, la sua sensibilità ISO in questo caso non è delle migliori e la sua riduzione di disturbo in low lights non funziona troppo. Infine c'è da tenere in considerazione il solito tallone d'Achille di Sony. I menu sono poco intuitivi e molto incasinati, questa cosa non cambierà mai, non ci credo. Ma oltre a questo si tratta di un corpo macchina veramente fantastico, come potete vedere anche dalla scheda tecnica riassuntiva che sta scorrendo a schermo in questo momento. Il costo è bello alto, acquistarla rappresenta a dir poco un investimento, ma in fin dei conti stiamo parlando di una full frame che nel 95% dei casi non vi deluderà minimamente e vi farà pensare che il suo prezzo proibitivo sia estremamente giustificato. Quindi fateci un pensierino se avete tanti soldi da spendere e se vi serve un corpo macchina professionale. Invece se volete un'alternativa, fate un pensierino anche sulla Canon EOS R5 come alternativa. E che devo dire ragazzi, a tal proposito, l'ultimo corpo macchina del quale voglio parlarvi oggi è proprio lei, la Canon EOS R5. Un corpo macchina perfetto che ha probabilmente solo un singolo grande problema, il suo prezzo. Il prezzo infatti si aggira intorno ai 4.300 euro e se già la 7R4 risultava essere proibitiva, qui siamo su tutt'altro livello. Questa probabilmente è la macchina che a voi su YouTube interesserà di meno in assoluto proprio per via del suo prezzo, ma andiamo comunque a vederla nel dettaglio. La Canon EOS R5 è letteralmente adatta a tutto. E vorrei ben vedere per 4.300 euro. Si tratta di un corpo macchina che presenta una qualità di scatto incredibile e che ci regala foto e RAW con un livello di dettaglio e di informazioni altissimo. Presenta uno stabilizzatore di immagini in body pressoché perfetto per migliorare i nostri scatti e le nostre clip a mano libera, una I veramente ottima che aiuterà il fotografo in fase di scatto, una qualità video, e qui stiamo parlando per lo più della pasta in realtà, superiore a qualsiasi altro competitor nella stessa fascia di prezzo, ha il doppio slot per la scheda d'archiviazione e ultima, ma non per importanza, l'ergonomia risulta essere perfetta. Di contro, il prezzo è abbastanza alto e un'altra cosettina, il doppio slot per la scheda di memoria anche in questo caso sfrutta due supporti di archiviazione diversi. E per molti questo può essere molto fastidioso e io continuo a non capire perché abbiano avuto quest'idea folle. Insomma, si tratta di un corpo macchina a dir poco perfetto, come potete vedere anche dalle caratteristiche tecniche assolutamente folli che stanno scorrendo a schermo in questo momento, ma si tratta anche di un corpo macchina per il quale dovrete spendere diversi dindini. Dindini ben spesi, certo, ma comunque tanti. Per chi avesse bisogno di un'alternativa invece, con 1.000 euro in meno potete prendere la 7R4, che è praticamente l'unico vero competitor più o meno nella sua fascia di prezzo, tenendo conto ovviamente il rapporto qualità-prezzo e quello soltanto. Altrimenti poca altra roba, Fujifilm X-T5 se volete spendere poco. Quindi questo per oggi è tutto. Io spero davvero che questo video vi sia piaciuto e alla fine, nonostante io abbia skippato tutte le caratteristiche tecniche da dire a voce, è uscito fuori comunque un video più lungo del previsto, ma non potevo davvero fare di meno. Spero che l'abbiate apprezzato. Se così fosse, vi invito a lasciare un mi piace a questo video e ad iscrivervi a questo mio canale se ancora non mi conoscete e pensate che possono piacervi i contenuti di questo tipo sulla fotografia e sul videomaking. E detto ciò, noi ci vediamo prossimamente su questo mio canale. Grazie ancora per l'attenzione ragazzi e alla prossima. Bye bye.